Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la seconda metà di giugno 2024. Mm, Abbiamo la carta della morte, amici dei gemelli. Periodo di rinascita, periodo di novità. Quando c'è la morte è perché si taglia con qualche cosa del passato per dare appunto spazio al nuovo. È come la morte di un qualche fine, di una qualche ciclo, la morte di qualche modo di pensare, di qualche atteggiamento. Andiamo a vedere di che cosa parla in concreto con i tarocchi questa morte. Vi ricordo che comunque le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate il link alle previsioni per l'estate e per il 2024 e c'è anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile, ragazzi. Allora, partiamo da un 10 di coppe, un 2 di spade, la sacerdotessa, abbiamo la stella, un cavaliere di bastoni, devo dire che ho come la sensazione che dovrete affrontare una scelta nella seconda parte di giugno. 7 di bastoni e 4 di spade. Allora, partiamo da questo 10 di coppe. Il 10 di coppe è una carta che mi parla di famiglia, è una carta che mi parla di unione. Ah, tra l'altro, ragazzi, queste sono stese generali. Possono riguardare la famiglia, il lavoro, le relazioni di coppia, un po' tutto. Vediamo qual è l'energia più importante. Non è, diciamo, una lettura specifica. Se poi volete vedere le relazioni, diciamo, scusate, le previsioni per le relazioni per i single, per il lavoro, trovate tutto nella sezione, nell'elenco dei video e scorrete in basso col dito. Dunque, vi dicevo che questo 10 di coppe mi parla di un gruppo, di una famiglia, può essere un gruppo di sangue, famiglia di sangue, un gruppo lavorativo, ma anche un gruppo di famiglie di anime, per esempio. Sta di fatto che si parte da una situazione, diciamo, di completezza. E qui con questo 2 di spade e la sacerdotessa ho come la sensazione che ehm, potrebbero venire dei dubbi, potrebbero è come se doveste affrontare un qualche tipo di scelta, di decisione. Andiamo a vedere carta per carta. Andiamo col 10 di coppe. Abbiamo l'8 di pentacoli e un 7 di pentacoli. Allora, potrebbe riguardare una situazione lavorativa, in effetti, dove c'è un certo tipo di stabilità, ma probabilmente qualcuno sta lavorando per migliorare il futuro e con questo 7 di pentacoli ho la sensazione che siate in attesa dei risultati. Andiamo a vedere il 2 di spade. 10 di bastoni e 6 di spade. Guardate, c'è come la necessità di lasciarsi indietro qualcuno o qualcosa.
sono due carte che dicono, esprimono un po' la stessa energia in questo senso, e che probabilmente il dubbio è se continuare magari in questo gruppo di lavoro dove non state male, o in questa famiglia, insomma, in questo ambiente, diciamo così, oppure se proprio allontanarvi, perché tenete presente che con il 10 di bastoni la tendenza è quella di lasciare indietro le responsabilità, i sensi di colpa, diciamo quello che pesa sulle nostre spalle, e potrebbero essere cose che ci hanno insegnato, cioè come se ci avessero vi avessero insegnato, diciamo così, a prendervi carico, responsabilità, insomma, a prendervi dei pesi che in realtà però non sono vostri. Andiamo a vedere la sacerdotessa. È come se ci fosse un po' la mente ecco, infatti, la mente annebbiata. 5 di spade. Mm. 5 di spade, fante di spade, 3 di spade. Qui ci potrebbe proprio essere una persona nello specifico all'interno di questo gruppo, però io sento proprio che avete la necessità di vedere oltre, mi viene da dire, perché la sacerdotessa è colei, è come se fosse un invito, qui, nel senso che è quella carta che vede al di là del giusto o sbagliato, del bianco o nero. Però siccome qui avete tante carte di spade, c'è parecchia confusione mentale con questo 5 di spade, e qualcuno è come se avesse bisogno di chiarire qualche tema. E vi dico, la persona con la quale potreste dover chiarire questo tema, per qualcuno è un figlio, per qualcun altro è un nipote, e per qualcun altro ancora sì che potrebbe essere la persona di interesse. Andiamo a vedere la stella. Otto di bastoni e 10 di coppe. E 10 di coppe partiva lì. Allora io sento che qui è come se non si sentisse una reale unione. Cioè, si parte effettivamente da un 10 di coppe, ma qui è come se ci fossero degli obiettivi che si vogliono raggiungere e o non si ha il coraggio di comunicarli alla famiglia, da qui il lo dico o non lo dico, mi allontano o non mi allontano, che cosa faccio, mi crea sofferenza, sia che scelgo in un senso, allora se scelgo per esempio la famiglia soffro io per me, se scelgo me soffro per la famiglia, quindi non lo so, sento un po' questo stile di come vi posso dire, di ambivalenza. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Fante di pentacoli, giudizio. Dunque ragazzi, questo cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona nuova che entra. Ehm, ripeto, le letture per le relazioni o i single sono già online, le trovate nella sezione dei video. Però qui ho come la sensazione che qualcuno potrebbe farsi sentire, potrebbe fare qualche tipo di movimento. Se per caso rappresenta la vostra energia, perché proprio non avete nessuno, devo dire che ho come la sensazione che inizierete a fare qualche tipo di corso, percorso, studio, programma, progetto per ottenere l'obiettivo di cui ci parla la stella. È come un ok, mi muovo. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo la regina di pentacoli, 9 di spade e forza.
Allora, potrebbe essere che, ragazzi, arriverete a fine periodo un po' stanchini, ve lo dico, però ho anche la sensazione che facendo questo movimento, tenete presente che il giudizio, qui ho come l'idea che qualcuno dovrà approfondire certi temi e da lì arrivare a questo giudizio, cioè ci sarà una sorta di, come vi posso dire, presa di consapevolezza generale, globale, e questo farà sì di mettervi in una posizione di vantaggio, dissipare un pochettino i pensieri ehm, vecchi, le preoccupazioni, insomma. E sento, perché comunque avete due carte di movimento qua che sono al contrario e poi un 4 di spade, è come se qualcuno dicesse ok, il mio l'ho fatto, ho seminato, ho lavorato e adesso è il tempo del riposo. Andiamo a vedere il 4 di spade, asso di spade, ce ne sono troppe. Allora, asso no spade, di bastoni, 2 di bastoni, 9 di coppe, 6 di coppe, 4 di spade nuovamente. Io credo che qua si tratti di far qualcosa per risanare un qualche tipo di situazione già esistente che si ha bisogno di portare avanti, perché qua è come ho l'idea che qualcuno lavorerà tanto per mantenere unita la famiglia, per mantenere unito questo gruppo, però qui il punto è: ma devo veramente fare tutto questo? Ma devo veramente, è una mia responsabilità, è colpa mia quella cosa lì, veramente è un mio obiettivo? Quali sono i miei obiettivi? Perché qui con l'otto di bastoni al contrario, ragazzi, sento che c'è come bisogno di implementare, migliorare, rendere più fluida la comunicazione all'interno di questo gruppo. Poi abbiamo questo movimento in avanti, me lo dice anche l'asso di bastoni, che in qualche modo vi farà, manca un appeso, però il giudizio vi darà l'opportunità di vedere le cose da un altro punto di vista e da lì cambierà il vostro stato d'essere e di agire, perché cambiando la prospettiva, vedendo la prospettiva da un punto di vista più ampio, vi dico, sarà come essere in una posizione di vantaggio, certi pensieri si dissiperanno e anche voi, mi viene da dire, vi calmerete un pochettino. Da questo turbinio mentale intendo. E qui vediamo un 9 di coppe che è una carta di grande, grande, grande appagamento, un 6 di coppe che è una carta, sono due carte di sogno, qui è un po' come se vi dicessero ok, prendi fiato e vai avanti per il tuo sogno, che è qua, che è la stella, il nuovo obiettivo. Però credo che qua qualcuno abbia qualche cosa in testa e non sappia bene come comunicarlo o alla famiglia, al gruppo di amici, al gruppo di lavoro. C'è come un qualche cosa da un lato di cui vorreste liberarvi e dall'altro che volete raggiungere. Però il punto qui è vedere le cose da un punto di vista più ampio, iniziare a fare dei movimenti di tipo concreto verso il vostro sogno, però fare meno nei confronti di questa famiglia, mi viene da dire. Tipo un po' riprendere gli equilibri. Non date troppo fuori, ma date anche qualche cosa dentro di voi, a voi. E comunque qui abbiamo la morte, ragazzi, si parla di un nuovo inizio, di una rigenerazione. Qui abbiamo, come vi dicevo, due carte di sogno, quindi promette bene. Fatemi poi sapere che cosa fa riferimento per voi questo 3 di spade, che di solito è una ferita ancora aperta. È come se ci fosse la necessità di guarire qualche ferita del passato, di guarire qualche delusione, mi viene da dire. Andiamo a vedere Osho che cosa vi vuol raccontare. Guarigione, che tra l'altro è un re di coppe, e la sacerdotessa nuovamente. Allora, sia il 4, scusate, tutti e due questi 4 di spade rappresentano in un certo senso il ritirarsi per guarire lo stato psicoemotivo. Qui abbiamo due volte la sacerdotessa e di nuovo ho come la sensazione che l'invito sia di guardare nel lungo periodo, di guardare avanti. Cioè, alla fine non è importante chi ha ragione o o chi ha torto, l'importante è come risolvere il problema. Mi ricordo che il 5 di spade sono le lotte del ego. Ho ragione io, ho ragione tu, questo è giusto, questo è sbagliato. E
questa carta della guarigione, allora, a me ispira come se fosse un messaggio di coerenza, cioè cercate di essere coerenti, siate in linea con quello che dite, bocca, quello che pensate, quello che dite, quello che sentite, quello che fate. Quello è essere coerenti, essere allineati su tutti i livelli. Però è anche una carta, il Re di Coppe, che mi dice che avete bisogno un po' di aprire il cuore, di non lasciarvi troppo trasportare dalle emozioni, ma la sfida, se volete, è un po' rimanere aperti senza farsi troppo smuovere dalle emozioni, insomma, cercare comunque di moderare. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per concludere la lettura. Allora, abbiamo carta numero 28, vi dice di pulire il vostro spazio. Qui sento che la pulizia deve essere anche non solo fisica dello spazio dove vivete, ma proprio anche nei pensieri. Quando fate un pensiero un po', diciamo, negativo, fermatevi un attimo e letteralmente analizzate il pensiero, perché io penso che questo sia negativo. Da dove mi arriva questo pensiero, questa credenza, questa convinzione? Mi serve? Non mi serve? La tengo, la lascio? 25. Qui ho la sensazione che qualcuno si senta legato e lo sento un po' collegato con questo 5 di spade e il 9 di spade qui. Ma ragazzi, è la mente, è quello che avete imparato durante l'infanzia, durante la fase di crescita, durante diciamo il vostro percorso di vita che vi fa sentire così. Qui probabilmente c'è da tagliare queste corde, esprimere voi stessi senza farvi troppo condizionare da chi ha ragione, chi ha torto, cosa è giusto, cosa è sbagliato. Io ho questo obiettivo, voglio raggiungere questo obiettivo e ho bisogno di lavorare per. E qui vi dico che è come un ah, ok, ma bastava comunicarlo, è così semplice? Bene, mi muovo. Mi manca il pezzo di carta, mi manca la conoscenza, inizio un percorso di studi. Qui è come se vi dicessero di tagliare quello che vi lega, pulire la testa e andare verso il vostro obiettivo, ragazzi. Questa è un po' l'energia che sento per il periodo. Fatemi sapere comunque se vi risuona nei commenti, se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una donazione. E se volete iniziare un percorso di crescita con me potete, potete scrivermi un'email per prenotare una sessione individuale oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!